Ed anche oggi il prato lo tagliamo domani. Sperando che smetta di piovere a breve, nel frattempo ne approfitto per fare un po' di elaborazione del tagliaerba. Ho detto elaborazione, non manutenzione, perché questo qui è un tagliaerba a batteria, elettrico, non richiede nessun tipo di manutenzione. E ne approfitto anche per darvi una mia opinione a distanza ormai di un anno, dato che me l'hanno mandato praticamente un anno fa come un prototipo. Adesso è in vendita normalmente sul sito della Moonrator e ha destato molta curiosità, ho ricevuto diverse domande. Insomma, nel video in cui lo presentavo lo utilizzavo in un prato incolto, in un campo incolto pianeggiante con erbe alte 1 metro e tagliava tutto senza alcun problema. Mi sto trovando davvero molto bene qui in alpeggio ed è il tagliaerba che ho deciso di tenere per diversi motivi. In primis perché è molto potente, ma soprattutto perché si arrampica su pendenze davvero davvero notevoli. La cosa bella poi è che avendo la sacca di raccolta dell'erba dietro posso anche raccogliere l'erba tagliata e utilizzarla per pacciamature o eventualmente poi per fare del compost. Insomma, è molto facile da raccogliere e mettere da parte. Se devo trovare, diciamo, un difetto, qualcosa che non mi è piaciuto, è stata l'aderenza delle ruote che vengono fornite di serie. Adesso ho recuperato queste qui, sono delle ruote tassellate che dovrebbero garantire una maggiore tenuta su pendii particolarmente ripidi. Queste andavano anche bene perché poi saliva dappertutto, però slittavano e slittando tendeva anche a rovinare poi il prato e il terreno. Con queste spero di risolvere questo problema. Oltretutto si sono anche un po' rovinate in alcuni punti. Ecco, le ruote lasciavano un pochino a desiderare. Per il resto, oltre che a essere un taglierba, questo Mourator è anche una sorta di piccolo code, un trattorino, perché prossimamente lo vedremo, mi deve ancora arrivare, c'è l'accessorio per collegare anche il carrellino, perché ha una portata di circa 50 kg, quindi è in grado di trasportare anche materiali. Considerate che io quando l'ho portato qui in baita praticamente l'ho portato telecomandandolo più o meno su un sentiero terribile e questo vi fa capire su che tipi di superficie è in grado di operare questo taglierba. Quindi per quanto mi riguarda davvero una roba pazzesca. Certo è una cosa che costicchia, non dico che costi poco, però è
è uno strumento davvero professionale. Oggi oltre alle gomme andrò a installare anche una nuova lama, questa qui, perché avevo su montato la lama standard e questa qui viene definita lama autoaffilante. In realtà di autoaffilante ha ben poco, è semplicemente una lama con delle protezioni, quindi in questo contesto è perfetta perché spesso ci sono sassolini in giro, li prendo dentro con la lama perde il filo. Con questo sistema qua dovrebbe perdere il filo molto meno facilmente.
Sto testando le nuove gomme e la nuova lama del Mowrator. Allora, le gomme devo dire tanta roba. Finalmente riesco a salire anche su pendii ancora più ripidi rispetto a quelli di prima, senza alcun problema. Ho guadagnato sì qualche grado di pendenza e anche ho guadagnato al di là dei gradi di pendenza anche proprio la capacità di salire su erbacce un po' dure, terreno complicato. La lama taglia bene, però viene definita lama autofilante, dovrebbe essere una lama più resistente agli urti coi sassi. Devo dire che in realtà ho visto che prendendo sotto dei sassi si è comunque danneggiata praticamente in modo uguale a quella che avevo prima, quindi onestamente non so che grande differenza faccia. Faccio un po' fatica ancora a capire qual è il vantaggio di questa lama. Dall'anno scorso ci sono stati anche alcuni aggiornamenti particolarmente interessanti a livello di firmware, quindi adesso è possibile, per esempio, vi faccio vedere quello che a me è piaciuto di più, il Mowrator può andare avanti e indietro alla stessa velocità, quindi questo ci agevola molto nei punti stretti dove magari c'è un canale di fianco, se non vogliamo far cadere il tagliaerba nel canale, quindi non lo facciamo andare laterale ma gli facciamo fare delle passate così avanti e indietro molto rapidamente e riusciamo a fare il taglio preciso e velocemente. Per completare tutto il taglio dell'arpeggio ormai mi ci vogliono 4-5 ore, perché man mano che tengo pulito aumenta ovviamente la superficie di prato e quindi richiede poi sempre un po' più lavoro. Nonostante abbia tutti gli strumenti che mi agevolano e mi permettono di fare un po' meno fatica, però in queste giornate così calde è veramente durissima e soprattutto su pendii così ripidi. Questa sera preparo il cinghiale che è stato tutta notte a marinare nel vino con un po' di odori. Infatti adesso voi vi troverete in mezzo a questa nebbia, è il barbecue che sta prendendo e a breve farò una prima rosolatura, poi una cottura in diretta di un paio d'ore e poi un'ultima ora in carta stagnola per creare un po' più di effetto umido, essendo selvaggina, carne di cinghiale tende ad essere un po' dura e stopposina. Facendo così, la prima volta che provo a fare questa preparazione dovrebbe essere un po' più succosa.
Salute. Cin. Buon appetito. Altrettanto. Vado io? Tu servi a me, io servo a te. Ti servo? Vai.